Ciao a tutti e benvenuti a This is My Architecture. Sono Woody di AWS e con me oggi c'è Emanuele di De Agostini Editore. Ciao Woody. Ciao Emanuele, benvenuto. Ci parli di cosa fa De Agostini? Sì, De Agostini è un'azienda fondata nel 1901, attiva nel mondo dell'editoria e dei media. In particolare sulla parte dei media, 10 anni fa è stata creata Digital De Agostini, proprio per gestire canali TV, siti web e app mobile, nelle quali eroghiamo milioni di stream view mese. Fate video on demand, live? Entrambe le tipologie, quindi sia il live che la parte di video. Interessante. E di cosa ci parli oggi? Oggi vi racconto proprio la nostra architettura di erogazione della piattaforma video, che è divisa in due workflow, uno per il caricamento dei contenuti e l'altro per l'erogazione. Spieghi come funziona? Tutto parte quando un redattore dalla propria postazione decide di caricare un contenuto multimediale. Accede a una piattaforma centralizzata che gira su EC2 e carica il contenuto e i relativi metadati che una volta elaborati dall'istanza EC2 vanno su un bucket S3. Quindi un object storage. Esattamente. Okay. A questo punto, coordinato da una funzione lambda, parte la prima step function, che chiamiamo di process, che è quella appunto che valida il contenuto multimediale che è stato caricato sul bucket S3 e soprattutto ne crea, tramite l'Elastic Transcoder, ne crea i profili richiesti nei settaggi di progetto, quindi tipicamente una bassa, un'alta e una media qualità. Diversi formati per diversi client. Quindi. Esattamente. Okay. Un'altra parte importante del processamento è quella di sfruttare Transcribe per avere il speech to text del contenuto multimediale, quindi arricchire i metadati appunto di questo contenuto. Quindi trascrivere l'audio dei video per poterli indicizzare. Esattamente, arricchiamo il contenuto e utilizziamo questo testo appunto per posizionare meglio il contenuto sui motori di ricerca, per esempio. Okay. L'altra parte di architettura? L'ultima step function che parte a questo punto, sempre coordinata da una funzione lambda, è quella di pubblicazione del contenuto che da S3 viene spostato nuovamente su S3 ma in un bucket di destinazione finale e a sua volta propagato verso la nostra CDN CloudFront. Questo quindi per la parte di video on demand, corretto? E questo è per la parte di video on demand. Abbiamo parlato anche di streaming live? Esatto, riusciamo a erogare per i nostri utenti anche eventi e contenuti live, lo facciamo prendendo il segnale dalla nostra emissione televisiva in un formato M3U8, portando questo segnale sulla nostra CDN e da lì erogandolo per le migliaia di utenti che si collegano alla nostra CDN. Okay. Quali sono i vantaggi di utilizzare un'architettura come questa? I vantaggi sono stati sicuramente quello nella gestione dell'infrastruttura, essendo la parte di erogazione serverless, di quindi semplificare le operation e dare un'esperienza utente ai massimi livelli garantita appunto dai servizi gestiti di AWS. Quindi grazie alla scalabilità anche dei servizi utilizzati. Esattamente. Ci sono delle evoluzioni a cui state pensando per questa architettura? Sì, almeno un paio. Sicuramente una necessità, quella di integrare, quindi usare l'API Gateway e poter integrare quindi i CMS aziendali con cui gestiamo i siti e i backend delle app e quindi appunto utilizzando API Gateway. Okay. Una seconda evoluzione invece potrebbe essere quella di utilizzare l'output di Transcribe, che appunto arricchisce, come dicevamo, i metadati, per fornire invece servizi più personalizzati e dare suggestion più mirate ai nostri utenti che fruiscono i contenuti. Quindi utilizzare servizi come Comprehend per dare delle suggestion mirate in base ai testi estratti da Transcribe, corretto? Esattamente, proprio questo lo scopo. Perfetto, grazie mille Emanuele, sei stato molto gentile e molto interessante e grazie a tutti per aver visto This is My Architecture.